pancette come questa qui o ancora migliori. Ho intenzione di fare delle belle cose. Insieme al vostro aiuto cresceremo insieme. Voi prenderete dell'esperienza che vi sto trasmettendo e voi seguitemi. Rimaniamo in... Cari amici norcini, guardiamo oggi cosa andiamo a fare. Oggi praticamente io ho trovato un bel pezzo di pancetta di cinta senese. Ok, cercherò di fare un video molto corto, molto veloce, diciamo, l'essenziale, in maniera che anche voi, anzi spero che anche a voi, essendo così corto, riuscirete a farlo velocemente. Ovviamente con questo periodo qui di caldo mettetelo in frigo, stendetelo in frigo con qualche cosa sotto, ok? Non lo fate appoggiare mai, giratelo spesso, magari ogni 2 giorni lo girate, e io in favore di camera gli darò, diciamo così, poco tempo da stagionare. Se voi avete la possibilità, minimo ci vogliono 40-50 giorni, se no una sessantina. Comunque il mio consiglio, un mesetto, 35 giorni va più che bene, anche perché ve lo mangiate a casa, insomma, ve lo mangiate con un bel bicchiere di vino, un bel pezzo di pane, si mischia tutto insieme. Questa cosa molto stagionata è una cosa per, diciamo così, gourmet, intenditori. Ci vanno a bere una bellissima bottiglia di vino vicino, piano piano, pezzettino, se lo assaggiano, ma non è secondo me il nostro caso. Il nostro caso è un pochino più rozzi siamo, non ci piacciono le belle fette, mangiarle, e chi si è visto si è visto. Comunque andiamo a cominciare, e mi raccomando, è importante per me il like sopra, un commento, un aiuto. Se voi volete fare un salame diverso e non riuscite a trovare in rete, perché non tutti si trovano in rete, vi sto facendo trovare io in rete tanti, ok? Grazie alla mia disponibilità e alla mia passione. Suggeritemi delle cose, magari cercheremo di farle insieme, cercheremo di fare delle cose importanti insieme. Gettonatemi. Si usa qui in Toscana, in Calabria sono diverse, in Puglia sono diverse, da queste parti si usa in questa maniera, ma io posso credere che sia un pochino forse internazionale questo tipo di pancetta che andrò a fare. Intanto premetto questo qui: seguitemi sul mio canale, mettetemi mi piace, cercate di rimanere in contatto, perché ultimamente sto facendo un sacco di ricette molto buone. Andiamo con gli ingredienti. Ovviamente la mia assistente è presente. Ok, io ho preso 1 chilo di pancetta, salvia, rosmarino, aglio, sale grosso marino, sale fino marino, è importante che sia marino, ok? È più saporito e meno salato. Pepe, peperoncino, paprika. Ok, io c'è l'aglio qua giù, che userò l'aglio, e userò la droga per norcini. Io in questo caso c'è una droga Torino, ma va bene qualsiasi droga per arrosti, per norcineria. Dello spago, perché poi va fatto il laccetto per legarlo. Sta un poco alta uguale, okay. E non tanto alta, guardate, ok, pareggiatela per insaporire, perché anche se sarà la salatura che non sarà, diciamo, la stagionatura con le spezie, ugualmente prenderà già un po' di sapore. Se vedete l'aglio, il rosmarino, la salvia, e chi più ne ha più ne metta. Fate un bel trito fine e procedete. Ho cambiato coltello, che quello di prima non era adatto a fare il battuto, per questo è un po' di difficoltà. Ok, vado un bel battuto, e poi cosa faccio? Faccio così, là, buttate dentro una bella manciata di pepe,
droga, scolino, o droga per norcineria. Mischiate il tutto senza esagerare, che tanto è una sola la paprika, e poi andiamo a prendere la pancetta, tutte le sue droghe, voilà. Mischio assieme sale grosso e un po' di sale fino. Vi dirò le quantità al menù dell'inizio. Poi, senza avere paura, è un modo di dire, massaggiate bene 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 bene. Ok, guardate, deve entrare da tutte le parti, schiena, lati, tutto quanto. Ho lavato, passato un pochino di aceto e rilavato per levare l'aceto. Lo asciugo, gli date una bella asciugata. Okay. In questo caso prenderò un robottino perché deve essere tritata molto finemente. Allora ci ho messo dentro la salvia, il rosmarino, mettiamo il tutto. Questo qui è il risultato delle spezie passate nel robottino, fini. Ma perché devono essere fini? In maniera che entrino meglio dentro la carne, nel poro, diciamo così, della carne. E qui dovete darlo, e come avete fatto col sale, bene, senza aver paura, massaggiate tutti i lati perfettamente, che non ci siano delle parti, diciamo così, bianche. Ok, fatto questo, va fatto un buco perché va, diciamo così, appesa. Ok, allora ho preso la forbice che è meglio con la punta, così spingo, diciamo almeno non mi taglia, e butto dentro lo spago, farlo uscire dall'altra parte. Ci siamo, vedete? Ho accompagnato con la forbice, così è uscito lo spago. A questo punto gli faccio un laccettino perché va fatta fare l'asciugatura. Okay. Seguite bene queste mie istruzioni. Abbiamo messo il laccetto, ora praticamente dovete lasciare 48 ore da qualche parte in casa, possibilmente non vicino a un termosifone, la pancetta. Attenzione, mettiti sotto un piattino perché magari la mettete in casa e sotto c'è il pavimento, vi può sporcare il pavimento. Metteci un cencio, un telo qui sotto, 48 ore così. Questa si chiamerà l'asciugatura. Praticamente in queste 48 ore si seccherà un po' e tirerà fuori un po' di liquidi. Dopo 48 ore va messa o in una cantina o in una stanza senza il termosifone, magari la spegnete se avete una stanzina che non usate, una stanza armadi, un gabinetto, se no insomma c'è una cantina. Altrimenti, se non avete né questo né quell'altro, la mettete in frigo. Ok, se non avete una cantina, prendete 2 mollettini o 2 pezzettini di legno in frigo, fate così, vedete, così, in maniera che qui ci deve rimanere un pochino di aria. Guardate, qui sotto ci deve circolare l'aria perché altrimenti non va bene. La prendete, magari anche 3 mollettini, ora messe 2, se ne mettete, fate una caso, un'altra mollettina qui è perfetto, no? Circolerà da tutte le parti l'aria. E qui ci va tenuta un 40 giorni, minimo un 40 giorni. A me piace un po' morbidina, a me piace.
Allora per me una quarantina di giorni va bene, poi vedete voi, magari ogni tanto l'andate a toccare e vi rendete conto a che punto è. Dovevamo anche vedere il frigorifero a quanti gradi è, se diciamo è ventilato, la cantina. Io farei così, io lascerei minimo 40 giorni. Sono passati 40 giorni e ora vi porto nella mia stanza segreta dove faccio le stagionature. Ok, e prendiamo, ovviamente si è ritirata del 30% perché si asciuga man mano, non rimane uguale, perde un po' di peso, ed eccola qua. Ora procediamo per l'assaggio. Ecco la pancettina appena fatta, stagionata. Come dicevo, sono passati 40 giorni. Io l'ho messo dentro lì perché non ho una cantina, nel senso mi torna bene insomma lì dentro. Andiamo a fare la nostra, ancora un po' morbidina, ma a me va bene così, che non sia secca tirata. È un mio gusto, poi chi piace una maniera che un'altra. Guardate che spettacolo. Che cos'è? Si sente il pepe, tutti gli aromi. Questa faccio la prima, questa è la prima sopra, è bella saporita quella. Fare quella al centro, va. Guarda che bel colore che assume. Ok. Che bontà. Una cosa semplice, paurosa. Seguitemi per altre ricette come questa qui o ancora migliori. Ho intenzione di fare delle belle cose. Insieme al vostro aiuto cresceremo insieme. Voi prenderete dell'esperienza che vi sto trasmettendo e voi seguitemi